iniziando a depennare le cose che abbiamo fatto, abbiamo completato il prodotto, abbiamo completato parzialmente quello che è il service. Allora andiamo subito a creare il componente inserimento. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare effettivamente qual è? È quella di recarci all'interno del nostro terminale e faccio ng generate component, lo metto all'interno di una cartella chiamata components slash lista, anzi inserimento prodotto. Ok? In questo caso, dato che si tratta di un solo di un progetto composto da una sola classe, a questo punto lasciamolo soltanto su inserimento, altrimenti se volete essere un po' più organizzati ed ordinati avete un prodotto trattino inserimento. Per quale motivo? Perché tutti gli elementi che andranno a coinvolgere il prodotto fondamentalmente saranno ordinati in ordine alfabetico esattamente con questo prefisso. Vado su Components e come al solito ci ritroviamo la nostra quadrupla composta in questo modo. TS per il nostro elemento di riferimento che è in pratica la parte operativa, l'HTML relativo a tutti quanti alla parte visuale, il CSS è relativo allo stile del component e poi lo spec.ts per la sua vita e quindi per la gestione e configurazione del component stesso. Però qual è la situazione un pochettino più importante in questo momento? Vado a mettermi Bootstrap, così almeno faccio un form un po' più accattivante. Quindi vado direttamente su Bootstrap 5.1 se volete, vediamo una versione un po' più aggiornata, vado a prendermi il CDN, ok? Altrimenti, sì, vado a prendermi direttamente il CDN e lo vado ad inserire all'interno della mia index.html. Alla fine posso metterlo direttamente qui sotto. Stessa identica situazione per la parte di script. Posso utilizzare il bundle che le integra praticamente tutti quanti. Ok? Questa è la parte più rapida che ci permette di stilizzare effettivamente quello che ci interessa in questo momento. Allora, la prima cosa che vado a fare è creare il mio form di inserimento. Quindi che cosa faccio? Faccio un div class row, ok? Un div class call, ok? E qui vado ovviamente a chiudere tutti quanti quelli che sono i div di partenza. Immediatamente che cosa vado a creare? H1 inserimento prodotto. E allora che cosa vado ad inserire qua dentro? Vado a mettergli un div class form group, vado a mettere ovviamente a chiudere il mio div, all'interno ci metto subito una label, ok, for, non so ancora per che cosa, quindi codice, vado abbastanza più rapido, adesso velocizzo questa costruzione, se volete. Allora, a questo punto cosa succede? Gli metto un id, che è un input-codice, che mi serve, ok, ovviamente per quella che è la mia label, quindi quando cliccherò sulla label automaticamente mi metterà il focus sulla mia index. E a questo punto che cosa succede? Vado ad avere l'approccio, quindi a creare l'approccio banana in the box, quindi tramite ng model, ok? L'ng model di riferimento sarà codice in questo caso, ok? Che cos'è codice? Vi ricordo che questa tipologia di approccio mi permette di effettuare un link quindi di effettuare il binding con una variabile che metterò direttamente qui dentro. Quindi codice sarà una variabile di tipologia string oppure undefined nella fase iniziale. Vi ricordo una cosa estremamente importante: per effettuare il linking di ngModel con la sua effettiva variabile devo importare il forms module, eccolo qui. Quindi questo qui mi permette di effettuare il binding direttamente tra queste due variabili. Bene, vado abbastanza rapido su tutti quanti gli elementi. Questo qui sarà il nome. Faccio. Poi vado a crearmi la descrizione. Allora, una cosa importante in questo caso è non sarà una input, ma sarà una text area.
così me la rendiamo un po' più grande, non è autoconclusivo, quindi ricordatevi la text area si mette sotto questa forma. Non dobbiamo impostare il type text perché di default è testuale. Poi vado a mettere, guardate, gli ultimi due elementi che saranno uno ovviamente il prezzo, il prezzo lo metto come type number, ok, quindi con un min, quindi di 0. A questo punto che cosa succede? Vado a mettere l'ultimo, che è la quantità, ok? Sempre min 0, ok? Allora, l'idea è che a questo punto, quindi mi servono 1, 2, 3, 4 elementi, quindi le mie variabili che vanno qui dentro, 1, 2, 3, 4, di tipologia string oppure undefined. Ma guardate, cerco di uniformare per evitare di chiamare le variabili sempre allo stesso identico modo in questa tipologia. Quindi vedete ho utilizzato una standardizzazione a 4 caratteri, questo qui è number, ovviamente questo qui è anche number. Quindi per effettuare quindi il binding devo andare a correggere le mie variabili, vedete qui, vado a mettergli desc, eccolo qui, prezzo, e poi la quan, eccoli qua. E quindi vedete questi vanno in diretta correlazione con quelle che sono le variabili che si trovano dall'altra parte. A questo punto che cosa devo fare? Beh, ovviamente finirò il mio form inserendo un button con il type button perché è un pulsante di tipologia JavaScript. Allora a questo punto che cosa succede? Avrò una class btn primary, ok, che si occuperà di effettuare il salva, ok? Questo dovrà essere linkato tramite click, ok? Quindi questo è un riferimento Angular a che cosa? Ad una funzione che si chiama salva. A questo punto cosa succede? Vado in salva, sarà di tipologia void, ok? Questo di che cosa si occuperà? Beh, di creare un oggetto con queste tipologie di elemento. Quindi, guardate, se vado a creare prodotto, quindi voglio creare un let prod che è uguale a un new prodotto, ok? Posso utilizzare direttamente il costruttore che avevo già definito inizialmente, che come primo elemento c'è il codice, poi c'è il nome, poi c'è la desk, poi il prezzo, vedete, e la quantità, ok? Attenzione, mi mancano un bel po' di dis, quindi qui davanti mi vado a mettere il dis e ho completato. Se tutto va bene faccio un console.log di prod e quindi a questo punto il mio form, se tutto va a buon fine, dovrebbe lanciarmi fuori dalla mia applicazione, quindi dalla mia console, l'effettivo prodotto sotto forma di JSON fondamentalmente. Quindi faccio l'ng-serve e quindi buildo l'applicazione per la prima volta, sperando che non ci siano troppi errori. A questo punto attendiamo il building e tutto quanto sembra andato a buon fine. Vado a richiamare questa localhost 4002, lui mi fa vedere ovviamente quella che è la pagina di default perché non ho integrato il mio elemento principale, che in pratica è il routing module, ok? E quindi creiamo anche una navbar direttamente a supporto.